Parliamo del sistema accoglienza italiano e lo facciamo partendo da il CAS, il Centro di Accoglienza Straordinaria. Per meglio comprendere che cosa sono, vediamo innanzitutto quando nascono i CAS, come vengono gestiti i CAS e qual è il funzionamento e i servizi che vengono erogati all'interno di questi centri di accoglienza. È importante parlare di questo argomento perché sono nati i centri di accoglienza straordinari circa nel 2014 per far fronte a un'ondata di tipo emergenziale di cittadini richiedenti asilo, di cittadini stranieri provenienti da paesi terzi. Ad oggi possiamo ben dire che sono divenuti una forma quasi ordinaria di accoglienza. Sono, chiariamolo immediatamente, sotto la gestione delle prefetture territorialmente competenti e possono essere gestiti sia da enti profit che no profit secondo affidamento diretto o attraverso espletamento di gare di appalto delle prefetture territorialmente competenti. I CAS sono stati investiti dalla famosa polemica dei 35 euro dati ai cittadini stranieri per fare non si capiva bene cosa. I famosi 35 euro erano più o meno la quota pro capite pro die che veniva riconosciuta all'ente gestore del centro di accoglienza straordinaria per garantire una serie di servizi. Quindi chiariamo innanzitutto che quei 35 euro non andavano direttamente al migrante. Capiamo però a cosa servivano quei 35 euro. Servivano a garantire al cittadino straniero innanzitutto vitto e alloggio, un pocket money di 2,5 euro giornaliero, un vestiario adeguato alla stagione e il ricambio dello stesso durante i mesi di permanenza all'interno del centro, il kit igiene per l'igiene appunto personale del cittadino straniero, l'acquisto di farmaci ed eventuali spese sanitarie laddove si rendessero necessarie, la presenza all'interno del centro di accoglienza di un insegnante di italiano, quindi l'insegnamento della lingua italiana, la presenza di uno psicologo all'interno del centro e quindi il supporto psicologico, la presenza di un assistente sociale che favorisse l'inserimento e l'accesso ai servizi territoriali, la mediazione interculturale attraverso appunto la presenza di mediatori interculturali all'interno dei centri, la presenza di un operatore legale che garantisse informazione e assistenza legali per i cittadini stranieri, inoltre la presenza di operatori sociali H24 sulla struttura che garantissero quindi un'assistenza continuata ai cittadini stranieri. Tutto questo però è cambiato, i centri di accoglienza straordinaria sono cambiati quando? Nel novembre del 2018 con un decreto ministeriale appunto del 20 novembre 2018. È stata rimodulata la quota che da circa 35 euro è scesa a circa 22 euro e di conseguenza sono stati rimodulati e ridotti anche i servizi garantiti ai cittadini stranieri. È stato garantito il vitto e l'alloggio, il pocket money è rimasto di 2,5 euro giornalieri. È stato però rimodulato il kit vestiario garantito solo all'ingresso, il kit igiene è rimasto invariato, l'assistente sociale è stato ridotta la presenza di questa figura per pochissime ore settimanali, quindi capite bene come di conseguenza anche l'accesso ai servizi territoriali è stato reso più difficoltoso per i cittadini stranieri. Il mediatore interculturale anch'egli è stato ridotto nelle ore di presenza all'interno delle strutture e anche in questo caso si comprende bene l'enorme difficoltà poi comunicativa con gli stessi cittadini stranieri laddove vengono a mancare i mediatori interculturali. L'assistenza legale è stata ridotta all'interno dei centri di accoglienza e la presenza degli operatori sociali altresì è stata ridotta solo nelle ore diurne. È sparita completamente la figura dello psicologo e quindi di conseguenza il supporto psicologico.
Chi sono i cittadini stranieri che vengono accolti all'interno di questi centri di accoglienza straordinari? Sono i cosiddetti richiedenti protezione internazionale. Chi è il richiedente protezione internazionale? È colui che arriva in Italia e richiede la protezione internazionale per una serie di motivazioni che vengono poi portate di fronte alla cosiddetta commissione territoriale che valuterà poi la storia del migrante. Qualora venisse riconosciuta la protezione internazionale, il cittadino straniero ha diritto ad entrare nel secondo livello di accoglienza, la cosiddetta rete SAI, che vedremo in seguito. Nel caso invece non venga riconosciuta la protezione internazionale, il cittadino straniero ha diritto a presentare ricorso presso il tribunale territorialmente competente. In caso di rigetto da parte del tribunale, decade il diritto alle misure di accoglienza. Quindi, per riassumere le informazioni più importanti che abbiamo raccolto finora sui centri di accoglienza straordinaria, possiamo dire che i CAS sono nati dall'esigenza del governo di dare accoglienza a un numero sempre più crescente di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale che sono arrivati in Italia dal 2014 ad oggi. Possiamo ricordare come la gestione sia diretta delle prefetture territorialmente competenti attraverso degli enti gestori profit e no profit, attraverso affidamento diretto o espletamento di gare d'appalto, e possiamo dire che negli ultimi anni, quindi dal 2014 a oggi, sono cambiati nella struttura e nei servizi erogati anche in conseguenza del decreto ministeriale del 20 novembre 2018.